Nell'ultimo periodo alcuni di voi mi hanno chiesto consigli su come ottenere migliori risultati con i loro video su YouTube o comunque con il loro canale YouTube. Dato che negli ultimi anni ho sviluppato una certa esperienza su questa piattaforma attraverso molti errori e magari piccoli e grandi successi, oggi voglio condividervi 3 consigli utili più uno bonus per ottenere maggiore successo sulla piattaforma di YouTube. Oltretutto ci tengo a dire che questi consigli non valgono soltanto per YouTube, ma possono essere estesi per la creazione di un qualsiasi contenuto da poi condividere su una qualsiasi piattaforma, Instagram, TikTok, piuttosto che Facebook, eccetera. Se questo argomento dovesse interessarvi o piacervi, fatemelo sapere qui nei commenti, magari anche con qualche domanda, in modo tale che io capisca se volete che io lo approfondisca magari con qualche metrica avanzata o con qualche consiglio più specifico. Detto questo, fatta tutta questa introduzione, direi che possiamo iniziare con i 3 consigli più uno bonus finale. Il primo consiglio per qualsiasi tipo di contenuto su YouTube o al di fuori è di dare prima di chiedere. Cosa intendo con questo? Vi faccio un esempio molto semplice. Non pensiate che quando andate a creare un video su YouTube, in questo caso, e condividiate la vostra vita, che ne so, un vlog dove una giornata siete in viaggio in una qualche parte del mondo, o magari un vlog di voi che vi fate il trucco. Inizialmente alle persone non interessa nulla di chi siete, da dove venite e cosa fate, soprattutto perché non si sono ancora affezionate a voi. Quindi alle persone non interessa piuttosto che voi vi trucchiate in un modo piuttosto che nell'altro. Alle persone non interessa che voi stiate passeggiando nei dintorni di un qualche paese strano. Alle persone inizialmente interessa molto di più quel che c'è nel vostro contorno. Cosa intendo con questo? Intendo che alle persone, se volete trasmettere qualcosa, dovete trasmettere un'informazione, dovete risolvere un problema. Con l'esempio del vostro trucco può essere semplicemente come fare uno speciale trucco. Con l'esempio del viaggio, voi che viaggiate, non è interessante. È molto più interessante e utile una persona che fa vedere quali sono i punti di interesse di una certa città o di un certo paese, in modo tale che io che ti sto guardando andare in giro ottengo qualcosa, un'informazione nel caso io stesso voglia andare dove tu sei in questo momento. Se andate ad osservare, la maggior parte delle persone che hanno avuto successo con un qualsiasi social hanno iniziato soltanto dando un'informazione, dando un contenuto che risolva un problema. Quindi il mio consiglio è prima di condividere chi siete e prima di chiedere un qualcosa a chi vi sta guardando, prima di fare tutto questo, voi dovete dare dei contenuti, delle risposte a una domanda che una persona può farsi. Il secondo consiglio è imparate a catturare e mantenere l'attenzione. Perché questa cosa? Perché tutte le piattaforme nelle quali andrete a produrre un contenuto vogliono che gli utenti che la guardano stiano su quel contenuto il maggior periodo della loro vita possibile. Perché questo? Perché se io sto su YouTube 24 ore al giorno, c'è più possibilità che attraverso un'inserzione che mi viene pubblicata o pubblicizzata su YouTube, io la vada a cliccare e YouTube ci guadagni qualcosa. Quindi YouTube, che è di Google, ha tutto l'interesse del mondo che voi rimaniate su un video. Instagram, Facebook, la loro principale intenzione è che voi rimaniate sulle loro piattaforme, così possono guadagnare attraverso gli inserzionisti. Quindi indirettamente andranno a premiare tutte le persone che riescono a mantenere attraverso i loro video le persone all'interno di queste piattaforme. Quindi quello che voi dovete cercare di fare è di primariamente catturare e secondariamente mantenere l'attenzione nei vostri video in questo caso. E quindi una metrica fondamentale, per esempio su YouTube, è il watch time, cioè quanto le persone in minutaggio rimangono all'interno dei vostri video. Questa cifra, il watch time, voi attraverso i vostri errori, come ho fatto io, dovete imparare ad alzarla sempre di più. E questa è una delle cose che l'algoritmo di YouTube va a guardare per promuovervi. Un esempio reale ed eclatante sono tutti i video di Luis. Se voi andate a vedere un video di Luis, non riuscite e non trovate un secondo per skippare e tornare nella pagina precedente, perché dopo aver catturato la vostra attenzione la mantiene in un modo feroce durante l'arco di tutto il
video, e se non succede niente per un istante, lui spacca un piatto, cade o fa cose che riescono a mantenere la vostra attenzione in quel video. Io adesso non sto dicendo che voi dovete andare in giro a spaccare piatti su tutti i video, anche perché se io adesso spaccassi un piatto non avrebbe alcun senso per il tipo di contenuto che sto creando, ma dovete cercare di coniugare questa informazione che vi ho appena dato con il vostro tipo di contenuto. Il mio terzo consiglio è la continuità. Dovete mantenere della continuità nella pubblicazione dei vostri contenuti, video, audio, foto, immagini. Questo per lo stesso motivo di prima, perché YouTube, Facebook, Instagram o qualsiasi altra piattaforma vogliono che voi rimaniate all'interno della loro piattaforma il maggior numero di tempo possibile. Quindi più siete all'interno della loro piattaforma, più producete contenuti e li fate girare nella loro piattaforma, più loro sono contenti e più sarà probabile che vi promuovano. Con questo non voglio dire che dovete pubblicare un video al giorno con un contenuto di perché a nessuno interessa, ma trovate una vostra continuità una volta al mese, una volta ogni 2 settimane, una volta a settimana. Trovate un vostro ritmo e mantenetelo nell'arco del tempo. E l'ultimo consiglio, il consiglio bonus, è una considerazione che proviene da tutta questa analisi. Voi non riuscirete mai ad avere della continuità in un qualcosa se non siete appassionati in quell'ambito o in quell'argomento. Quindi se siete su YouTube o su una qualsiasi altra piattaforma per il successo, la popolarità, la fama o il denaro, vi dico già che non andrete molto distanti, perché vi stancherete immediatamente di pubblicare contenuti dopo un mese, dopo 2 mesi, dopo 3 mesi. Il successo, se così lo volete chiamare, in queste piattaforme è un gioco a lungo termine, è un gioco di errori, fatica, lavoro, rianalisi degli errori, ricreazione, e se voi non siete appassionati di quello che state comunicando, di quello che state trattando, non andrete distanti, non riuscirete a sorpassare questo lavoro, questo gioco a lungo termine, questi errori, questa fatica. Quindi prima di tutto trovate un qualcosa di originale che vi appassioni e poi percorrete quella strada. Non iniziate soltanto perché volete 2 soldi in più o perché volete che la vostra faccia sia su tutte le copertine di qualsiasi magazine, che poi i magazine stampati non so per quanto vadano avanti nel 2020. Detto questo, fatemi sapere se volete che io approfondisca questo tipo di argomenti. Se il video vi è piaciuto ed è stato interessante, lasciate un mi piace perché questo mi aiuterebbe tantissimo. Magari ve lo spiego nel prossimo video perché un mi piace vostro aiuta così tanto noi produttori di contenuti. E nulla, iscrivetevi al mio canale se non volete perdervi nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!